Ciao ragazzi, allora, dunque questo video si collega a un vecchio video che avevo fatto con il Mox, non il Mox F, dove praticamente parlavo di come ammorbidire un po' il suono che viene proposto dalla casa madre su questi prodotti qui. Allora, praticamente il discorso è questo, diciamo che loro hanno fatto questo full concert grand che si presenta in questo modo. Che sicuramente ha gli acuti, cioè, nel senso, è un po' spinoso, diciamo, almeno per i miei gusti, poi per carità, sicuramente ha la sua efficacia, questo non lo metto in dubbio. Io preferisco fare un discorso diverso. Allora, partiamo dal presupposto che normalmente non è così esagerato, perché la dinamica non è questa, nel senso che la dinamica normalmente sarebbe questa, cioè diciamo. Però io questa sensazione ce l'ho ugualmente, posso mettere la dinamica hard, però poi non arrivo mai dove voglio, devo menare tanto, allora io piuttosto faccio un discorso differente. Eh, Lavoro sul suono per rendere il più possibile il rapporto tastiera e suono vicino a quello del pianoforte, insomma, quello che secondo me potrebbe essere utile su un pianoforte. Allora, e quindi ammorbidire il suono per renderlo un po' più morbido. Normalmente loro mettono dentro anche l'S6, che è un altro campionamento, che è sicuramente più morbido, ha più media, però questo è più ricco e ha più armoniche, è completo, quindi secondo me lavorare su questo è interessante perché si può arrivare a un buon risultato. Chiariamoci, questo suono l'ho fatto nel tutorial che adesso vedrete non è esattamente ancora come lo vorrei, nel senso che lo vorrei un pochino meno cupo di così, forse ho esagerato, ma è semplicemente per fare tanto contrasto con questo e farvi capire l'idea di questo video qua. Quindi adesso passiamo al tutorial e spero che vi possa aiutare. Eccoci qui, allora questo qui è il piano da cui partiamo. Come dicevamo, un po' spigoloso. Allora io adesso vado nell'edit. Nell'edit si accendono tutti, scusate se balla un po', ma ho la telecamera in un punto che se prendo dentro. Allora, come vedete, se schiaccio edit si accendono tutte le parti che compongono i layer che compongono il suono. Sopra possiamo, utilizzando questi tasti, semplicemente selezionare quello su cui vogliamo agire. Quindi praticamente in questo caso sono sulla prima parte. Se io spengo tutto non suonerà niente da nessuna parte. Adesso voi non vedete in larghezza, sto suonando tutta la tastiera. Provo ad accendere il primo e cerco di capire dove suona e a che livello di dinamica. Normalmente diciamo che di base, come in questo caso, si parte sempre dalla parte più bassa. Allora, come vedete, ecco, questa prende una parte di registro, è già abbastanza aperto. Allora, come potete vedere qui abbiamo pitch, oscillatore, qui c'è la scelta dell'oscillatore, qui c'è il pitch e tutto il resto, e poi c'è il filtro. Allora, il filtro è importante più che altro perché a parte che si può scegliere il tipo, ma insomma senza entrare troppo nella complicazione, io semplicemente lo scurirei un po'. Usando il cutoff scenderei da 196 a 180.
mi sembra un po' più morbido. Ecco, considerate che avete anche la resonance a disposizione. Che può far diventare un po' più tondo il suono, quindi se vi piacciono i pianissimi, un pianissimo un po' più tondi, potete metterne un po'. Io adesso forse ho esagerato. Ecco, questo potrebbe essere un esempio. Poi vado per esempio al 2, chiudo l'1 e passo al 2, vedo dove suona. Dinamica più alta di quella di prima, semplicemente. È il secondo layer, diciamo. Anche qui è un po'... lo scurirei un pochino. E poi magari lo renderei un po' più tondo. Poi possiamo riaccendere, cioè riselezionare e vedere un po' quando... se il passaggio fra i due ci sembra gradevole. Stesso lavoro lo possiamo fare per questo terzo. Adesso vediamo dove suona, cerchiamo di scoprirlo. Ecco, questo invece è una parte che riguarda solo gli acuti e suona solamente in questa parte della tastiera. Quindi adesso voi non vedete, forse non vedete tutta la mano. In ogni caso, anche qui, se vi piace lo spillino un po' in alto lo potete lasciare, altrimenti magari chiuderlo un po'. E qui poi andrei avanti così. Questo sembrerebbe essere un forte e questo ha veramente tanto quella... questo suona... non è il fortissimo, ma è un forte o un mezzo forte, non so come lo considera lui. A medio CF3 stretch mid, lui gli dà questo nome, probabilmente ha i suoi riferimenti. Comunque noi, una volta individuata la velocity a cui farlo suonare, che è una cosa un po' media, possiamo tornare sul filtro e in pratica stiamo costruendo il pianoforte come piace a noi, in parole povere. Continuiamo a controllare altre parti. Adesso qui vediamo dove suona questo. Ah, eccolo qua. Voi la mano non la vedete, ma qui su questi così acuti va un po' a gusti, nel senso che io per coerenza nei confronti del resto lo ammorbidirei un po'. Ma ripeto, qui se vi mettete di impegno potete veramente costruire il pianoforte che volete. Questa parte adesso vediamo dove suona. Ecco, questo è il fortissimo, sarà arrivata una saracca incredibile audio. Ecco, allora, il fortissimo per esempio possiamo decisamente... Allora, poi stessa cosa, vado avanti. Questo non so dove suoni. Questi sono i forte in alto, ma questi qui insomma potremmo scurirli poco. Stessa cosa. Ah no, questo è il note off del piano, che dà una sensazione di pianistica un po' più vera. Ho fatto un pianoforte ecco, magari abbiamo esagerato un po',
ridiamo magari, però per il pianissimo per esempio, ecco, tornerei qui, questo mi piacerebbe. Ecco, forse potremmo scurire un pochino questo qui. Se volete nasare. Adesso mi sembra che la salita sia abbastanza. Lo salverei, lo salviamo sull'1 e torniamo a sentire poi la differenza con quello di prima. Questo è il nostro e questo è quello di prima. Ora, per carità, scusate se prendo delle rane, ma perché non posso mai portare la mano qui perché c'è la telecamera, c'è il cavalletto che me lo impedisce. Mezzi di fortuna non sono in studio. Insomma, il risultato a me piace. Adesso l'ho fatto un po' al volo, mettendoci lì si può arrivare lontano, insomma si può fare un buon lavoro. Normalmente si può fare sulla maggior parte delle workstation. Ora, questa è Yamaha e sicuramente si potrà fare un lavoro altrettanto bello sulle ammiraglie come Motif o compagnia cantante. Ma è una cosa che si può fare normalmente sulla maggior parte delle workstation, dove una volta individuato il modo di agire su ogni layer che compone il suono, si può insomma costruire il suono che si preferisce. Questo si può fare anche con i piani elettrici, con altri suoni. Io in particolare con il pianoforte qui trovo che sia molto comodo lavorare in questo modo e spero di avervi aiutato, e fatevi il vostro pianoforte come vi piace, insomma. Diciamo che una cosa importante che volevo dirvi, che mi sono dimenticato di dire prima, è che normalmente poi c'è la parte amp, che è quella dell'amplificazione, abbasserei un po', se usate tanto la resonance, abbassate un po' il livello di tutti i layer, perché rischiate di spingere un po' troppo sulla media e magari di far saturare. Per il resto più o meno avete capito, e se trovate una soluzione, se fate qualche suono magari fatemelo anche sentire, mi farebbe piacere. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto dalla Puglia, dove sono in vacanza con la famiglia, e vi mando un bacio forte forte, spero vi sia piaciuto questo video e andiamo avanti. Ciao ciao.